Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo tutorial esploriamo 5 funzioni di Excel dedicate alla gestione degli orari: ora, minuto, secondo, orario e orario punto valore. Scopriamo quando utilizzarle, come funzionano e quali vantaggi possono offrirti nel lavoro di tutti i giorni. Ma non ci fermiamo alla teoria. Per ogni funzione vediamo esempi pratici e situazioni reali, così potrai imparare a utilizzarle fin da subito nei tuoi fogli di calcolo. Se vuoi rendere più efficienti le tue analisi e automatizzare la gestione di date e orari, sei nel posto giusto. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! Analizziamo subito una situazione reale. In un'azienda l'orario di ingresso è fissato alle 8. Se il ritardo è fino a 15 minuti, segnalalo come ritardo lieve. Se il ritardo è superiore a 15 minuti, segnalalo come ritardo. Questo problema, che a prima vista può sembrare semplice, crea sempre qualche grattacapo. Questo perché per una persona qualsiasi questo è un orario, ma per Excel questo è un numero decimale e quindi determinare quando sono le 8 oppure quando è passato un quarto d'ora dalle 8 diventa un bel grattacapo. Annullo tutto e introduco 3 funzioni utilissime che risolvono il problema. Le 3 funzioni sono ora, minuto e secondo. Tutte e 3 le funzioni hanno una sintassi molto semplice, poiché prevede un solo argomento, e l'argomento è il numero seriale corrispondente all'orario. Mi posiziono in cella C7 e digito uguale ora, seleziono la funzione e successivamente la cella contenente l'orario e premo invio. La funzione ora restituisce il valore dell'ora contenuto in un orario come numero intero compreso fra 0 e 23. In cella D7 inserisco invece la funzione minuto. Dopo averla selezionata con un doppio clic dall'elenco, seleziono di nuovo la cella contenente l'orario e premo invio. La funzione minuto restituisce il numero dei minuti compreso tra 0 e 59. In questo esempio utilizzeremo proprio le funzioni ora e minuto per controllare gli intervalli di tempo e verificare i ritardi. Infine, anche se non occorre in questo esercizio, ti introduco anche la funzione secondo. La seleziono dall'elenco, seleziono l'orario e premo invio. Come puoi notare, queste 3 funzioni suddividono un orario nelle sue 3 componenti. Copio ora in basso le 3 formule e in cella F7 inserisco la formula che mi permette di segnalare i ritardi. Siccome ci sono molte alternative, utilizzo la funzione più se. Ed ora ti spiego come l'ho impostata. Innanzitutto ho analizzato il contenuto della cella C7 contenente l'ora. Se l'ora è minore di 8, lascio la cella vuota, poiché il lavoratore è in orario. Successivamente, se la cella contenente l'ora è maggiore o uguale a 8 e la cella contenente il minuto è maggiore di 15, e cioè se il lavoratore arriva dopo le 8 e un quarto, verrà segnalato un ritardo. Come terza condizione ho scritto vero e quindi in tutti gli altri casi, cioè quando il lavoratore arriverà fra le 8 e le 8 e un quarto, verrà segnalato un ritardo lieve. Premendo invio, trascinando la formula verso il basso e applicando una formattazione condizionale opportuna, segnalo i ritardi lievi e anche i giorni in cui il dipendente è stato puntuale. Anche se non abbiamo utilizzato la funzione secondo, ti dico che questa è utile per cronometraggi, registrazioni automatiche e dati provenienti da strumenti di misura. Passiamo ora a un nuovo esempio. Vediamo ora come raggruppare e sommare i dati per fascia oraria. Un supermercato dispone di 4 casse. Io le ho colorate in azzurro, giallo, verde e arancione. È disponibile una tabella Excel che riporta per ogni scontrino emesso l'orario di emissione e il relativo importo. Nella tabella a lato calcola l'importo totale degli scontrini emessi da ciascuna delle 4 casse per ciascuna fascia oraria. Ovviamente la fascia 7-8 sarà dalle 7 alle 7:59, la fascia successiva dalle 8 alle 8:59 e così via.
Siccome per Excel questi sono numeri decimali, cominciamo a estrarre l'ora mediante la funzione ora uguale ora, doppio clic, selezioniamo l'orario e premiamo invio e successivamente copiamo la formula verso il basso. A questo punto possiamo utilizzare la funzione somma se e come primo intervallo selezioniamo tutta la colonna ora. Mi posiziono qui nella prima cella, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace, F4 per bloccare il riferimento e punto e virgola per passare al secondo argomento. All'interno della colonna ora, come criterio, cerchiamo le 7. Di nuovo punto e virgola e come terzo argomento sommiamo la colonna importo. Clicco in questa prima cella, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace, F4, invio. A questo punto non devo far altro che copiare la formula verso il basso e magicamente compaiono gli importi per ciascuna fascia oraria. Vediamo ora un'altra funzione utilissima. Ora siamo nella situazione opposta. Abbiamo 3 numeri corrispondenti all'ora, al minuto e al secondo e vogliamo creare un orario riconosciuto da Excel, utilizzabile in formule e calcoli. Per far questo, Excel ci mette a disposizione la funzione orario, che accoglie al suo interno 3 parametri, uno per l'ora, uno per il minuto e uno per il secondo. Inserisco ora la funzione in cella D5, la seleziono dall'elenco e come ora seleziono la cella A5, digito punto e virgola, come minuto la cella B5, punto e virgola, e come secondo la cella C5 che seleziono col tasto freccia a sinistra. Premo invio ed ottengo l'orario completo a partire dai 3 numeri assegnati. Copio ora la formula verso il basso e ti faccio notare che se al posto della funzione orario avessi utilizzato l'operatore di concatenazione ampersand oppure la funzione testo unisci, visivamente avrei ottenuto lo stesso effetto, ma questo sarebbe stato puro testo, cioè Excel non sarebbe stato in grado di far calcoli su un orario di questo tipo. Ti mostro in questa cella verde che queste 2 celle contenenti del testo sono uguali. Inserisco uguale, clicco nella prima cella, di nuovo uguale e clicco nella seconda cella. Premendo invio ottengo vero. Se invece vado a uguagliare la cella contenente l'orario a una qualsiasi delle 2 celle gialle, premendo invio ottengo falso, poiché questo è un orario vero e proprio, cioè un numero decimale, mentre questo è puro testo, infatti la cella è già in formato generale. Riepilogando, la funzione orario crea un orario completo a partire da ore, minuti e secondi. Vediamo ora alcune applicazioni pratiche di questa funzione. È importante sapere che la funzione orario gestisce automaticamente ore, minuti e secondi fuori intervallo. Excel normalizza automaticamente ore, minuti e secondi ottenendo l'orario corretto. Gli esempi che ti mostrerò mostrano una caratteristica utile della funzione orario. Non è necessario mantenere ore tra 0 e 23 o minuti e secondi tra 0 e 59, poiché Excel gestisce automaticamente gli sforamenti. Esempio numero 1. Un dipendente termina il proprio turno alle 23:45 e svolge 2 ore e 30 minuti di straordinario. Utilizza la funzione orario per calcolare automaticamente l'orario di fine lavoro. Ti mostro la formula già inserita. Utilizzando la funzione orario ho inserito come primo argomento 23 più 2, come secondo argomento 45 più 30 e come terzo argomento 0, poiché non si parla di secondi nel testo del problema. Premendo invio possiamo notare che Excel è passato al giorno successivo e calcola come orario di fine lavoro le 2:15 antimeridiane. Esempio numero 2. Un tecnico informatico deve preparare un nuovo computer per un cliente. Il lavoro è suddiviso in 3 fasi. Assemblaggio del PC, 1 ora e 20 minuti. Installazione del sistema operativo 55 minuti e 45 secondi e installazione e configurazione del software 50 minuti e 30 secondi. Dobbiamo determinare la durata dell'intervento. Anche qui ti mostro la formula già inserita. Utilizzando la funzione orario, come primo argomento ora inserisco 1, poiché questo è l'unico dato temporale che contiene le ore. Per quanto riguarda il secondo argomento, minuto,
ho sommato 20 minuti più 55 minuti più 50 minuti e come terzo argomento, l'argomento secondo, ho sommato questi 45 secondi a questi 30 secondi. Premendo invio, Excel normalizza tutto e calcola la durata totale dell'intervento. Esempio numero 3. Un pullman parte alle 23:45 per una gita scolastica. Se il viaggio procede regolarmente, la durata prevista è di 3 ore e 35 minuti. Dobbiamo calcolare l'orario di arrivo. Anche in questo caso, utilizzando la funzione orario, inseriamo come primo argomento l'argomento ora, 23, ora di inizio, più 3, le ore intere di durata del viaggio. Per quanto riguarda invece il secondo argomento, l'argomento minuto, sommiamo 45, il minuto esatto della partenza del pullman, a 35 minuti, la durata in minuti che eccede le 3 ore. Infine, per l'ultimo argomento, inseriamo 0, poiché non si parla di secondi nel testo del problema. Otteniamo così che l'orario di arrivo sarà le 3:20 antimeridiane. Vediamo ora un altro esempio molto utile con la funzione orario. Voglio generare un prospetto che mi permetta, inserendo l'ora di inizio e la durata in minuti delle lezioni, di calcolare automaticamente l'ora di inizio di ogni lezione. Ad esempio, inserendo come ora iniziale le 8:20, come puoi notare, si modifica tutto automaticamente ed inserendo una diversa durata delle lezioni, tutto si risistema automaticamente. Per ottenere questo risultato, in questa prima cella è possibile digitare un orario e in questa seconda cella ho sommato al valore della cella soprastante la funzione orario, in cui come primo parametro ho inserito 0, come secondo parametro il contenuto della cella F1 e come terzo parametro di nuovo 0. Ovviamente, nel secondo parametro ho dovuto bloccare la cella F1 mediante il tasto F4, in modo da poter trascinare la formula verso il basso, mantenendo il riferimento assoluto. Siccome la funzione orario normalizza tutto, potrei inserire anche durate che eccedono l'ora e tutto funzionerà correttamente. Ti mostro ora un'altra funzione utilissima. I dati presenti nelle prime due colonne della tabella sono stati importati da un gestionale e gli orari sono in formato testo. Calcola la durata della prova di ciascun allievo. Qui è inserita l'ora iniziale. Per calcolare la durata della prova non devo far altro che digitare uguale, cliccare in questa cella e sottrarre l'ora iniziale, che ovviamente bloccherò mediante il tasto F4. Quando premo invio però ottengo un errore valore, poiché questo non è un orario. Impostando il formato generale, infatti, non succede nulla, poiché questa è solamente una stringa di testo. Dobbiamo convertire questa stringa in un orario vero e proprio, su cui Excel riuscirà a svolgere i calcoli. Per far questo, il software ci mette a disposizione una funzione, la funzione orario.valore, che come la funzione data.valore vista nel tutorial precedente, accetta come argomento un orario in formato testo e lo trasforma in un orario vero e proprio. Dopo aver selezionato il nome della funzione e successivamente la cella B7, premo invio. Anche se esteticamente le due celle sono identiche, questa nuova cella contiene un orario vero e proprio. Lo verifichiamo impostando il formato generale. Come ci attendevamo, abbiamo un numero decimale. Annullo l'ultima operazione e trascino la formula verso il basso. A questo punto posso calcolare la durata della prova come differenza tra l'orario presente in questa cella e l'ora di inizio contenuta in questa cella. Blocco con F4 e premo invio, ottenendo così la durata effettiva della prova. Posso trascinare ora la formula verso il basso in modo da ottenere la durata della prova di ogni allievo. Conoscendo questa funzione, avremmo potuto calcolare immediatamente la durata della prova, inserendo qui all'inizio della formula precedente la funzione orario.valore, chiudendo la parentesi subito dopo la cella B7 e premendo invio. In questo modo la formula viene modificata ed è in grado di calcolare subito le durate, senza doverla calcolare in due passaggi. Annullo di nuovo tutto
e ti faccio notare che, siccome questa funzione trasforma un orario scritto come testo in un vero valore orario riconosciuto da Excel, utilizzabile in formule e calcoli, questa funzione è particolarmente utile quando i dati provengono da file CSV, database, software gestionali e pagine web. Riepilogando quanto abbiamo visto in questo video, le funzioni ora, minuto e secondo consentono di estrarre le singole componenti di un orario. La funzione orario permette di creare un orario riconosciuto da Excel partendo da ora, minuto e secondo, mentre orario.valore converte un orario memorizzato come testo in un formato che Excel può utilizzare per calcoli, filtri e analisi. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!